Inversione apertura porta frigo, modello GBBS e GBBW. Per precauzione, scollega il cavo di alimentazione. Rimuovi le tre viti. Scollega il cablaggio. Scollega il connettore. Guida i cavi dall'altra parte, usando le clip sul coperchio. Rimuovi tre bulloni usando una chiave a bussola con misura esagonale del numero 8. Quando rimuovi la cerniera della porta, assicurati di tenere la porta con l'altra mano in modo che non cada. Sollevala delicatamente per rimuoverla. Appoggia la porta su una superficie morbida per evitare graffi. Su questi modelli non è necessario ruotare le guarnizioni della porta. Il design della cerniera con doppio perno elimina questa necessità, perché la guarnizione non viene compressa sul lato della cerniera quando la porta si chiude. La guarnizione del frigorifero è dotata di una linguetta interna. Se viene ruotata, la linguetta entra in contatto con la struttura e può ostacolare la corretta chiusura della porta. Ruota la cerniera di 180 gradi. Quando rimuovi la boccola, fai attenzione che c'è del grasso sui perni. Non rimuoverlo. Inoltre, assicurati di mantenere la piastra del perno della cerniera nella stessa posizione dei perni, poiché la piastra ha un bordo arrotondato e uno affilato. Il bordo affilato deve essere sempre rivolto verso la boccola, per evitare che si consumi nel tempo. I perni delle cerniere devono essere rimossi e inseriti sul lato opposto, utilizzando una chiave a bussola esagonale da 4. Quando riassembli i perni, fai attenzione a non serrarli eccessivamente. Fai riferimento ai valori di coppia da utilizzare che trovi nella descrizione del video. Le boccole devono essere incrociate e posizionate sui lati opposti. Osserva la nuova posizione della boccola, del suo coperchio e del fermaporta. Ora mostreremo questa procedura. Rimuovi la vite del fermoporta. Rimuovi la vite del coperchio della boccola. Rimuovi la boccola e il coperchio con l'attrezzo di plastica. Come indicato, utilizza la boccola corretta per il montaggio inverso. Posiziona il fermaporta nella posizione corretta e monta le due viti. Avvitale bene in modo che non sporgano. Ruota la porta. Togli il tappo in plastica. Il cablaggio dell'interruttore della porta è disponibile su entrambi i lati. Togli il nastro e fissalo sul cablaggio sull'altro lato. Rimetti il tappo. Inserisci correttamente la boccola. La cerniera centrale deve essere posizionata sul lato opposto, ruotata di 180 gradi. Apri lo sportello e rimuovi il tappo. Rimuovi il coperchio bianco delle viti. Smonta i bulloni utilizzando una chiave a cricchetto esagonale da 5. Solleva la cerniera, tenendo ferma la porta con l'altra mano in modo che non cada. Solleva la porta e rimuovila. Ruota la cerniera centrale di 180 gradi. Avvita il bullone senza serrarlo completamente per il momento. Poiché il piedino è inserito nella cerniera inferiore, solleva leggermente l'unità e sostienila per facilitarne la rimozione. Usa una chiave a cricchetto esagonale da 5 mm per svitare i bulloni della cerniera.
Rimuovi il nastro adesivo. Estrai il piedino dalla cerniera. Ruota il piedino destro nello stesso modo in cui hai ruotato quello sinistro. Ora puoi rimuovere delicatamente il supporto. Rimuovi l'adesivo bianco che copre il foro della vite, riposizionalo sul lato opposto per coprire il foro corrispondente, oppure utilizza l'adesivo bianco aggiuntivo fornito in dotazione. Rimuovi la vite e posizionala sul lato opposto. Monta il tappo sulla porta. Ruota la porta. Rimuovi il fermo della porta. Svita la vite del coperchio della boccola e fai delicatamente leva per estrarre sia la boccola che il relativo coperchio. Sollevali verticalmente per evitarne il danneggiamento. Inserisci il copriboccola sul lato opposto della porta. Posiziona il fermo della porta nella sua sede corretta. Avvita la vite del coperchio della boccola. Infine, inserisci la boccola corretta. Prepara il perno della cerniera inferiore. Il perno anteriore sinistro deve essere installato nel foro laterale destro. Per rimuovere il perno, evita di usare pinze con ganasce zigrinate, che potrebbero danneggiare il componente. Puoi utilizzare una chiave con ganasce lisce, ma la soluzione fortemente consigliata è una chiave a bussola esagonale da 4 mm. Per prima cosa monta la cerniera sui fori del lato sinistro. Fai attenzione e posiziona la chiave direttamente sul perno quando lo sviti. Inserisci e fissa il perno nel foro giusto. Fai riferimento ai valori di coppia che trovi nel video in descrizione. Posiziona la porta del congelatore sui perni. Inserisci i perni della cerniera centrale nei fori in alto della porta. Monta i bulloni con una chiave a cricchetto esagonale da 5 mm. Stringile fino ad arrivare al livello di coppia indicato in descrizione. Inserisci il coperchio nei fori delle viti. Inserisci la porta del frigorifero nei perni. Posiziona la cerniera come mostrato. Monta i 3 bulloni utilizzando una chiave esagonale da 8 mm. Rimuovi il piccolo tappo dal coperchio superiore. Togli il cappuccio della cerniera e inserisci il piccolo tappo. Utilizza il cappuccio della cerniera per l'apertura opposta della porta e inseriscilo nel coperchio superiore. Collega il connettore. Guida il connettore e il cablaggio come mostrato. Quindi assembla il coperchio superiore come mostrato nell'immagine a destra. Monta le 3 viti. Infine, assicurati che la porta si apra e si chiuda correttamente.